chi sei tu? Sono Silvio. Sei Silvio? E sei venuto a manifestare? No, sono venuto a portare a spasso le mie proprietà. Ah, Io sono l'Italia, purtroppo non so proprietà. ah, tu sei l'Italia. Ci facciamo un giro. E dove la porti di Ci bello? facciamo un giro, ci facciamo vedere. Ah, va bene. Allora buona passeggiata. Grazie. Ai ragazzi gliela chiesto, sì. io direi dove la porta l'Italia? All'inferno? La porta all'inferno, All'inferno. Senti, Secondo ma me insomma ci dovremmo quasi essere, no? sì. Purtroppo sì. No, Soprattutto quasi essere nel senso che... Ah, che ce l'ha! Speriamo. Sì. Però ci dovrebbero essere tanti di Pietro. Perché è l'unico che però, riesce a dire non fa. però poi a Di Pietro gli dicono tutti, ah sei burino, ti comporti certo, perché è troppo male. forte, perché dice la verità, c'ha il coraggio, non è ammanicato. L'unica cosa che posso dire è che qua ho visto tante TV, mi chiedo perché in televisione si vedono 2 mezzi secondi di 2 persone e poi tutto il popolo d'Italia non sa niente quello che non è qua. Cioè vedo tante televisioni perché chi ha delle telecamere enormi sarà qualche TV, poi in TV non si vede mai niente. E sembra che non ci sia nessun italiano che protesta, che tutto va bene. Articolo 21 in effetti, Vabbè, io a voi vi metto su YouTube, Va bene? Va bene. Ok. Lì Bersani dorme. Vedi per quali ragioni siamo qui noi? Sa, per questa ragione qua. Ma perché il problema qual è allora? Il problema generale di degrado E come ce per ne tiriamo? l'Italia, per i giovani, per tutti noi. Ok, come ce ne tiriamo fuori? Mandandolo via, non vedo altre possibilità. Sì, ma se mandandolo ce la via facciamo, chi? se ce la facciamo. Mandandolo via chi? Berlusconi, tutti E i suoi amici. e i suoi amici. Ma quel Bersani che dorme fa pensare che gli amici... Lui non è un amico di Berlusconi. No, Speriamo che si svegli. no, di persona Speriamo sicuramente che no. si svegli. 21 anni. Hai 21 anni Sì. e tu sei qui per una questione di politica? Certo. Certo, ce la puoi dire stringatissima? Berlusconi è un ladro, un mafioso e è giusto che se ne vada dal governo e che si dimetta. Penso che sia il motivo per cui siamo tutti qui. Senti, in classe, no, 21 anni università, Sì. i tuoi coetanei Sì. si interessano di politica? Tanti no. Tanti non si no. interessano. Percentuale, occhio, del giro tuo? Ma un 50% non si interessa. Non gli interessa? No. Ok, ciao. Quanti anni hai? 15. 15? Ah, e allora mi devono autorizzare i genitori a metterti su YouTube. Non è libera, Ti autorizzi da solo? almeno quello mi autorizzo da solo. Perché sei venuto qua? Per manifestare contro il presidente. Questo Perché? presidente corrotto che manda i suoi amici, i suoi mafiosi in Parlamento. Siamo l'unico Parlamento al mondo che ha 40 condannati. È venuto qui per manifestare contro di lui e contro i suoi ministri anche. Senti, ma tra i tuoi compagni di scuola, Sì. quanti si interessano di politica? Purtroppo pochi, io però sono un ragazzo che comunque a me piace molto la politica. Da occhio, una percentuale, valutazione tua in classe tua. Classe mia su 20, 5-6. 25-6, Sì, su 25-6. compresa destra e sinistra? Sì, compresa destra e sinistra. Bellissimo fischio, ma lei oggi manifesta? Certo, Perché? perché contro il presidente che non è il nostro presidente. Sì, No. È un delinquente, doveva stare, noi siamo scesi a Bibbia, doveva stare là. e invece? Secondo me. E invece no, oggi penso che sia blindato da qualche parte comunque. E Berlusconi che vuole, gli dicono che vai a bruciare il Corano, dice no, è la Costituzione. E l'altro invece è uno slogan, diciamo così, contro il tiranno le alleanze non fanno danno. Alleanze con chi per esempio? Con tutti, basta che sono contro Berlusconi, la farei con tutti, non c'è problema. E quali Berlusconi è un tiranno. c'è per esempio? Il PD sono tutti contro Berlusconi, sì.
Non lo so, forse trovi qualche altra alleanza da qualche altra parte. Però No, c'è Calearo che era strano, no? certo, vabbè, ce ne stanno insomma, le opposizioni dentro il PD ce ne stanno tante. Ce ne stanno tante. Tante, Di proprio Pietro? Di Pietro c'è, contro Berlusconi sicuro, ce lo trovi. Sì, quello è sicuro. Però dicono tutti che è maleducato, si comporta male. Maleducato, ne dicono tante di quell'altre e dall'altre parti. Sì, vabbè, quelle sono le chiacchiere. Io non posso dire le parolacce perché sennò ti arrestano e ti buttano in galera perché non c'hai l'immunità parlamentare, ma loro che ce l'hanno si divertono, dicono un sacco di cazzate pure. No, però quando ha detto delle 64 ditte offshore penso che non è che diceva, cioè quello lo posso dire pure io. Certo, voglio dire, il problema è quando gli dice che insomma altre cose, insomma. Senti, e Vendola invece? Nichi Vendola è un po' il combattente del sud che arriverà a Teano purtroppo. Io lo voto, se sarà il capo della coalizione del centro-sinistra per carità. Ma cioè, a me l'unica perplessità mia su di lui è ma sarà un capo carismatico, no? Per carità, capi carismatici io non ne voglio più. Ma è anche intelligente. Sì. Non è solo carismatico, è anche intelligente, soltanto che se muove l'Italia del Nord ci vuole qualche altra cosa. Perché... Cioè io la metterei così, con sta pippa del carisma, ci hanno un po' fregato. sì. Nel senso prima ci ha fregato Veltroni, poi ci fregherà quest'altro, non lo so, però è qualcosa che si muove a sinistra, non c'è un cazzo, è qualche cosa che si muove. Prendiamola, come si dice, per buono. Perché Ma sei ottimista di qui a breve o no? No, non vedo, come si dice, non vedo ancora una riscossa della gente, nel senso che la gente non riesce a vedere l'alternativa al Berlusconi. Scusi, lei è un giornalista, vero? Sì. Sì, e come si inquadra oggi? Sono di un ufficio stampa, quindi... Dell'ufficio stampa? Sì, no, ma da un punto di vista di un giornalista, come si inquadra la cosa di oggi? È una manifestazione che in qualche maniera è necessaria dopo le 2 fiducie della scorsa settimana. Proviamo a dare questa nuova spallata, vediamo che succede, anche dal punto di vista mediatico questo è importante, speriamo che la stampa lo segua a dovere. Ci avrà una diffusione? Io temo minore rispetto a quello dell'anno scorso. Minore. Anche nella pubblicità precedente minore, però. Ed era rossa la sua bandiera, come rosso era il suo cuore. Lei è un verde viola? Sono un verde, tutti noi verdi siamo anche viola, visto che siamo tra i promotori di questa iniziativa. Ah, voi verdi siete viola? Sì, assolutamente sì. Abbiamo un po' di viola nel nostro DNA. Ok. Perché ci fa... Una sorta di ecologia politica. L'ecologia è politica. L'ecologia è politica. Oikos locus, è la vita del nostro ambiente, della nostra casa, dicevano così. Ma il nostro ambiente è un po' inquinato, sì. È per questo che noi scendiamo in piazza, perché vogliamo che quei spazi, quei pochi spazi che ancora ci lasciano a disposizione vengano salvaguardati. Non è solo inquinato, ma soprattutto è l'hanno cementificato, un po' diverso, è qualcosa di più grave. Ma quindi politicamente la soluzione qual è? Che la sinistra italiana poi su sti temi politicamente la sinistra italiana dovrebbe, intanto dovrebbe mandare a casa i signori Berlusconi e Bossi, sì. Prima di tutto. Poi la sinistra italiana dovrebbe fare un patto di alleanza su un discorso nuovo, un discorso che qui la gente ci sta raccontando, questo cambiamento che i partiti non bastano più alla politica, la politica ha bisogno della gente. Cioè ognuno ha le sue idee, io ho la mia e a mio parere il PD negli ultimi tempi sia un po' diciamo formalmente contrario al governo Berlusconi, ma nella sostanza non fa alcuna opposizione dura. Al momento in cui, tanto per farlo notare, al momento in cui all'interno di un partito e comunque c'è il 60% dei votanti, il Partito di Popolo della Libertà, c'è stato un motivo di frattura. L'unico caso in cui c'è stato un motivo di frattura, subito dopo, con una coincidenza diciamo un po' sospetta, si è presentata una stessa frattura all'interno dell'opposizione. Nell'unico momento in cui diciamo, c'è la possibilità di insediarsi in uno spariaglio. Allora, PD macello. Di Pietro sarebbe un buon governante? Senta, Di Pietro, io purtroppo Di Pietro ha tanti difetti.
Secondo me il linguaggio di Di Pietro è purtroppo un linguaggio non corretto, dovrebbe essere duro ma nello stesso tempo riconducibile a un canone di democrazia normale, di critica civile. A mio parere il dare il mafioso, strupatore della democrazia sì. eccetera, si ritorce contro di lui. Beh, sì, però per un fatto di maniere, perché usa termini coloriti. Ma no, poi quello che dice... I termini coloriti però... Cioè come se uno indica la luna e uno dice ma c'è l'unghia del dito sporca. È vero, è benissimo. Però il discorso dei termini coloriti deve sempre ricordare che sono in Parlamento, liberi cantanti, e la forma alle volte non è solo forma ma è anche sostanza. È anche sostanza. Secondo me, ripeto... Più educato. Più educato vuol dire anche essere più incisivo. Ma dicono tutti che lei non si comporta bene. Dicono tutti che lei non si comporta bene. Come me, io mi comporto come queste migliaia e migliaia di persone qua e cerco di rappresentarle in Parlamento. Io non credo che questi siano delle persone che non sono persone per bene. Io credo che le persone per male siano quelli che si vanno all'interno delle istituzioni e si fanno le leggi per non farsi processare. Io credo che al governo è meglio avere chi non commette reati, non chi non si fa processare. Un'altra cosa, una sola. Come funziona la delegittimazione in Italia? In Italia c'è un sistema che è quello della P2, che o compra o ricatta. Compra i più deboli, ricatta quelli che vogliono resistere. Purtroppo ci sono alcune persone che da ricattati finiscono ad essere complici. Guardi quelli di Futuro e Libertà che prima hanno denunciato il male e poi gli hanno dato lei ha subito un tentativo di delegittimazione? Io l'ho subito, ma mi sono difeso nelle aule giudiziarie portandolo tutti là e facendolo condannare. Come stai? Bene, tu? Benissimo. Allora che succede oggi? Oggi è una bella reazione, vuol dire che c'è un'opinione pubblica che reagisce. Ciao Rico. Ciao. Paoletta! Come stai? Ma come? Una del PD tutta viola! Ci siamo sempre stati, l'anno scorso pure quest'anno. In incognito? No. Pubblicamente? Dai. Però c'è il cartello con Bersani che dorme, come lo mettiamo? Speriamo che stia lavorando per un'alternativa. Speriamo che stia sveglio. Sì. Ma sveglio? Io penso di sì. Se no lo dobbiamo far svegliare noi. Tu che pensi? Io ci penso Saranno gli italiani a fare le sue interviste. Ciao. Senti, tu che mi dici di oggi? Cosa ti dico di oggi? Mi chiedo dove sono sti porci questi romani, perché di cartelli validi tantissimi, di presenze poche. E non è questo il modo per poter riuscire a liberarci della maledizione che ci è capitata sulle spalle, ma della quale siamo totalmente responsabili, nella misura in cui gli permettiamo di continuare a fare quello che fa. Oggi c'è meno gente, sì, perché poi tutto sommato in Italia la maggior parte delle persone arriva a fine mese, è molto pigra, tra virgolette, politicamente. Funziona così, è un paese dove funziona così. Se stavamo in Francia probabilmente con un presidente del genere su 50 milioni di abitanti 30 scendevano in piazza, 30 facevano un casino. Loro c'hanno Sarkozy, non è che stanno messi proprio. Ma infatti in Francia stanno facendo delle manifestazioni che durano 3-4 giorni, bloccano il servizio pubblico. No, ma che 3-4 giorni? Dei mesi durano. Stanno andando in Francia. Alla Sorbona quanto hanno occupato? Per il problema degli stipendi di quelli del treno, diciamo, hanno manifestato mesi. Ogni sabato c'era una manifestazione.